Ciao a tutti da Maurizio, benvenuti su Recensito. Oggi parliamo di filtri aria e lo facciamo senza paura di smentita con il re dei marchi di prodotti di questo tipo, ovvero K&N. Parleremo di alcuni prodotti, vi mostrerò l'efficienza dei filtri K&N e poi ci concentreremo parlando un po' di tutte le caratteristiche che accomunano questi prodotti. Intanto, cosa c'è da dire di molto importante? L'ho riunito in 4 argomenti. Intanto sono tutti filtri lavabili, ovvero non prendete il filtro e poi lo usate un anno e lo buttate via, no, potete lavarlo e riutilizzarlo, e qui arriviamo al secondo argomento molto importante. Poi abbiamo maggior aria e lo vedremo poi con questo strumento che ci permetterà di vedere quanto il nostro filtro permette di filtrare l'aria, ma anche di farla passare molto di più dei filtri originali. Quindi maggior aria e maggior filtraggio, queste sono le due caratteristiche fondamentali, perché ovviamente passa più aria se togliamo il filtro, come potremo poi vedere in questo caso. Però non possiamo andare in giro senza filtro, allora dobbiamo usare un filtro. Se usiamo il filtro K&N abbiamo più aria rispetto all'originale, ma anche più filtraggio, questo è molto importante. Altra cosa molto interessante da notare è che i filtri K&N non sono dei filtri copia di quelli originali, quindi molto spesso, e poi lo vedremo soprattutto anche con il filtro Aprilia, così guardandolo fuori dalla scatola potrebbe sembrare addirittura sbagliato, ma perché? Perché è stato riprogettato e quindi ha proprio una forma diversa che però si integra perfettamente nell'airbox di serie. Quindi no copy ma new design, perché K&N studia il filtro in modo da avere più efficienza e però da renderlo completamente integrato alla scatola, all'airbox originale. Altra cosa molto interessante, garanzia, pensate 1.609.000 km, davvero impressionante. E poi ovviamente il valore aggiunto è che K&N, lo abbiamo detto, è il re dei filtri e ha più di 50 anni di storia, davvero una storia lunghissima, e fornisce prodotti per addirittura 50 marchi. Ma passiamo subito a vedere i prodotti di quest'oggi. Partiamo con un prodotto sicuramente molto richiesto per Yamaha R1 2015, 2018 e anche MT10. Adesso andiamo a raccontare queste 3 caratteristiche che però sono comuni poi a tutti i prodotti, ovvero abbiamo la pulizia non prima dei 60.000 km, quindi fino a 60.000 km potete viaggiare tranquilli, ovviamente potete farlo anche prima, però diciamo che la resistenza è fino a 60.000 km, filtro progettato su airbox originale, quindi è perfettamente integrato, e abbiamo più coppia e più potenza, ovvero guardate, questo è l'airbox originale della Yamaha R1, questo è il suo filtro di serie e guardate quanto è differente quello di K&N, differente sì come forma ma perfettamente integrabile nell'airbox originale. Quindi abbiamo, come potete vedere, una maggior superficie di filtraggio che mi permette di filtrare meglio l'aria, ma è perfettamente inseribile nella airbox originale. Il prezzo è di 89,90 €, però parlando di filtraggio, quindi di passaggio d'aria, lo abbiamo detto, abbiamo qui uno strumento che è molto interessante, ci permette di capire in tempo reale come funziona e quanto è efficiente un filtro K&N. Accendiamo il macchinario, eccolo qua. Ovviamente adesso la pallina tenderà a salire perché abbiamo il massimo flusso di aria, quindi abbiamo la massima colonna d'aria. Andiamo a mettere il filtro originale, che potete vedere è abbastanza economico, un po' cheap a vederlo, e praticamente abbiamo pochissimo passaggio di aria. Lo abbiamo detto, il passaggio di aria non è l'unico valore da tenere in considerazione. Perché? Perché ci vuole tanta aria ma anche tanto filtraggio, e in questo ci arriva proprio in aiuto il filtro K&N. Come potete vedere abbiamo un ottimo passaggio d'aria perché comunque la pallina rimane verso l'alto, però abbiamo anche un ottimo filtraggio delle impurità che altrimenti arriverebbero al motore. Quindi questo strumento ci permette di capire quello che poi va realmente a fare un filtro K&N. Poi abbiamo il filtro BM1205 pensato per BMW K1200 GT, K1200R, K1003 GT.
E questi filtri ci permettono di capire quello che avevamo detto all'inizio, ovvero i filtri KN non sono delle copie, ma sono stati proprio riprogettati per avere una maggior efficienza e non soltanto un miglior filtraggio. Tanto è vero che abbiamo una piccola curiosità: questa sezione ci permette di vedere come è fatto anche all'interno, anche estraendolo, un filtro di serie, diciamo fino a circa il 2008. Poi anche BMW ha utilizzato la forma che è stata pensata all'inizio da KN, perché vedete questo è un filtro di serie, ma prende spunto da questo filtro, che è il filtro KN, che è stato appunto progettato per migliorare l'efficienza dei primi filtri delle K1200. Come potete vedere, anche in questo caso, come in questo, abbiamo una forma diversa che ci permette di avere un maggior filtraggio, quindi una maggiore superficie che trattiene le impurità, ma un ottimo passaggio d'aria. Il prezzo di questo filtro è di 71,99 €. Poi abbiamo l'ultimo filtro del quale parliamo oggi, che è la L1010, ed è questo che vedete alla mia destra. Ed è quello che vi dicevo potrebbe trarre in inganno. Perché? Perché vi arriva a casa oppure andate in negozio, comprate questo filtro che è pensato appunto per Aprilia RSV4 e Tuono 1000R, e guardandolo così vi potrebbe sembrare ovviamente differente e non installabile, ma se noi andiamo a togliere ovviamente la cover, troviamo il filtro d'aria, questo è quello originale, poi andremo a eliminare anche questa paratia e andremo a installare il nostro filtro. Quindi vedete, è non soltanto un filtro molto meno economico, perché quello di serie è davvero proprio un filtro stile automobilistico, ma abbiamo addirittura una nuova base che ci permette di avere una perfetta aderenza, di non far filtrare le impurità e di avere davvero un filtro che rende al 100% rispetto al filtro di serie. Perché, come potete vedere, il filtro di serie così di carta con questa superficie in gomma, quando andremo a posizionarlo e poi andremo ad applicare questa parte che va a bloccarlo, il bloccaggio tenderà comunque a deformare un po' la struttura, e in questo KN ha voluto migliorare. Quindi ha detto: prendo un filtro, lo annego nella cornice in modo che così ho un perfetto filtraggio. Brava KN, quindi ottima idea. Il prezzo del filtro AL1010 è di 68,39 €. A proposito di prezzi, lo abbiamo detto, è meglio spendere un qualcosina di più rispetto al filtro di serie, perché questi filtri sono praticamente eterni, potete lavarli e riutilizzarli, e poi soprattutto perché hanno una maggiore efficienza. E a proposito di lavaggio, ecco qua abbiamo anche il prodotto che ci permette di lavare e oliare il filtro in modo da avere una vita lunghissima. Il prodotto per la pulizia più l'olio, come prezzo stiamo intorno circa ai 20 €. Io ho praticamente concluso. Se poi avete delle domande, dei dubbi, scrivetemi. I ragazzi di KN sono davvero molto gentili, molto preparati, e quindi saranno lieti di rispondere alle vostre domande. E poi il mio consiglio è quello di andare sul sito www.knfiltri.com, dove troverete tantissime informazioni, tante curiosità tecniche davvero molto interessanti. E il mio consiglio poi è, come sempre, di continuare a seguire i nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, il nostro canale YouTube, quello di auto e quello di moto, ma anche Automotive Project. Non mi rimane che salutarvi. Adesso prendo su un po' di filtri e vado a fare un po' di test in pista con la moto da gara. Ciao, alla prossima!